storia della casa di vacanza che Ludwig Mies van der Rohe progetta per Edith Farnsworth, tra i parchi che circondano la cittadina di Plano, a circa 80 km a sud dal centro di Chicago, è stata fin troppo influenzata dalle complesse relazioni tra l'architetto tedesco e la sua committente americana, sfociate nella famosa causa che li vide protagonisti con relative amplificazioni mediatiche poco prima del termine della sua costruzione, nel 1951. Preferiamo non entrare nel merito di quelle vicende, delle polemiche che sono seguite ed anche di alcune interpretazioni storiografiche che hanno puntato l'attenzione sulla vita privata di Edith Farnsworth, donna con una biografia eccezionale se pensiamo che dopo le 2 lauree in letteratura e in medicina e una prestigiosa carriera svolta come nefrologa, dopo i 60 anni lascia l'America per trasferirsi in Toscana, dove diventa l'affermata traduttrice delle poesie di Montale e Quasimodo. Senza dubbio, quando nel 1945 incontra Mies, da poco trasferitosi a Chicago per dirigere la scuola d'architettura dell'Illinois Institute of Technology, Edith Farnsworth cercava un luogo dove coltivare i suoi molteplici interessi. E visto che oggi la casa è stata designata un National Historic Landmark ed è meta di numerosi visitatori da tutto il mondo, l'obiettivo che l'architetto e il committente si erano prefissi, cioè di costruire un tempio classico dove praticare gli esercizi spirituali della vita moderna, sembra pienamente raggiunto. Ma concentriamoci sulle caratteristiche tecniche dell'edificio. La pianta della casa è formata da 2 lastre rettangolari sospese sopra il terreno da colonne di acciaio dipinte di bianco. Una scala con 4 larghi gradini conduce dal livello del suolo alla lastra della terrazza, che misura 16,8 x 7 metri ed è connessa a sua volta da un'altra scala con la lastra principale dell'abitazione, lunga 23,5 metri e larga 8,8, coperta da un tetto piano e chiusa per circa 1/3 da pareti in vetro. Così Mies, in un ampio terreno intorno al fiume e tra gli alberi, organizza lo spazio della casa su una piattaforma a 2 livelli, rialzata per evitare gli allagamenti e rivestita in pietra, che favorisce le relazioni tra la natura e l'interno domestico. Lo scheletro d'acciaio, rarefatto dal colore bianco, fornisce un'armatura esterna che sostiene il pavimento e il tetto. 8 colonne con sezione a doppia T in file parallele, distanziate tra loro 8,5 metri, reggono travi a C da 38 cm ai livelli del piano abitabile e del tetto. Queste travi sono il supporto di una struttura reticolare in acciaio, sulla quale appoggiano le lastre di cemento del tetto, del soffitto e del pavimento. L'involucro è composto da pannelli di vetro spessi 0,6 cm, alti 2,9 metri dal pavimento al soffitto e larghi 3,2 metri, apribili in corrispondenza dell'ingresso e sul lato opposto. Una serie di montanti divisori in acciaio, anch'essi bianchi, costituiti da tondini e elementi angolari, sorreggono i lati verticali dei pannelli di vetro, mentre le tende scorrono su un binario continuo, permettendo così di avere luce e ombra a seconda delle esigenze. L'interno, di circa 141 metri quadrati, è definito da un volume rettangolare collocato asimmetricamente e rivestito da pareti in legno, che contiene da una parte la cucina, dall'altra il camino affacciato sul soggiorno e sui lati corti i bagni, ai quali si accede dalle aree occupate dal letto padronale e dall'eventuale zona per gli ospiti vicina all'ingresso. Questo nucleo è l'unico spazio dove ci sono elementi che perforano i piani del pavimento e del soffitto. Infatti, i tubi di scarico e delle grondaie passano attraverso il pavimento fino al suolo e un albero verticale che contiene lo sfiato del bagno e la canna del camino si estende fino al tetto attraversando il soffitto. Questi elementi sono confinati nella zona centrale, la più discreta e inaccessibile della casa, e quindi sono resi virtualmente invisibili alla vista anche dall'esterno. L'ambiente è riscaldato da un sistema a irradiamento collocato nelle lastre del pavimento. In origine non era prevista l'aria condizionata, in quanto il raffreddamento era garantito dalla ventilazione tra le 2 finestre
e le porte d'ingresso, mentre le tende montate su binari, grazie al loro scorrimento, permettono di controllare l'apporto di luce e di calore. L'effetto finale è quello di una scatola di cristallo inserita in una struttura di bianche colonne d'acciaio. Ma le parole di Miss, come sempre, contengono l'inimitabile seduzione dell'eloquenza. Ascoltiamole in un'intervista alla radio tenuta a Berlino nel 1968. Casa Farnsworth, che ho costruito per la famosa dottoressa, era quasi un vuoto assoluto. Era costruita su palafitte affinché si evidenziasse la sua posizione fantastica e sospesa. Sembrava un cristallo. Io credevo di aver realizzato in un edificio, in un certo senso, l'emancipazione dell'uomo dalla forza di gravità, non in modo irrazionale, ma con l'aiuto della ragione. La signora Farnsworth, invece, mi rimproverò di aver realizzato un'ossessione tipicamente maschile, fredda come il ghiaccio, e in quanto maschile non era abitabile, soprattutto da una donna. E chiese, in tutta serietà, il risarcimento dei danni. Io dovetti dimostrare di non aver progettato una torre di Babele per la signora Farnsworth. Alla fine siamo arrivati a un accordo. La signora Farnsworth ha venduto la casa a un costruttore di macchinari con un discreto guadagno. Lui, là dentro, si sentiva a suo agio. Chissà, forse il progetto di casa Farnsworth è stato veramente il teatro di una impossibile storia d'amore. In ogni caso, oggi rappresenta lo spirito più autentico della modernità.